Ciao a tutti, siamo a un nuovo episodio di Espectador Nomada. Oggi abbiamo il piacere di parlare con un artista che lavora da molti anni nel mondo dell'arte contemporanea Ciao a tutti, sono Sergio Floriani. e ad ottobre inaugurerà la sua mostra a Casal Monferrato. Ma partiamo dal titolo della mostra. Geografie dell'Io, perché attraverso le opere di questo lungo percorso si incontrano testimonianze di tecniche e tematiche che affrontano l'intera dimensione dell'esistenza umana. È una mostra di carattere antologico, porterò un centinaio di opere dal 1985 ad opere realizzate un mese fa. Quale luogo appunto ti riconosci e risiede la tua spiritualità artistica? Questa esperienza di vita pittorica dovuta all'incontro con l'artista Antonio Calderara, il quale aveva come riferimento in un certo periodo della sua ricerca la rappresentazione del lago d'Orta. E posso dire che Calderara da una parte sia stato il mio padre spirituale e dall'altra è il lago stesso che in qualche modo considero come la mia madre, perché mi ha insegnato a percepire tutte le infinite sfumature cromatiche che racchiude nel corso dell'anno e nel corso dei mesi e nel corso delle ore della giornata. Quindi in un certo senso geografie, quindi anche il paesaggio è parte delle tue opere. Nella fase di avvio, senz'altro, un paesaggio evocato dalla realtà e che poi successivamente diventa un paesaggio della memoria. E poi in fasi successive, quando subentra l'elemento dell'impronta digitale, diventa un paesaggio assolutamente della mente. Volevo toccare quest'altro aspetto, quindi geografie ma dell'io. L'impronta digitale è un aspetto importante nel tuo percorso artistico e anche e soprattutto nella mostra. Come sei arrivato a questa ricerca dell'impronta digitale e che cosa significa per te? Prima dell'impronta digitale ho percorso un po' tutta la storia dell'arte, la storia dell'architettura, la storia della teoria del colore. Mi ponevo il problema di come arrivare ad accorciare le distanze fra l'artista e l'osservatore. Volevo in qualche modo azzerare le barriere che si interponevano fra me e l'osservatore. Ho avuto questa intuizione, da una parte riferimento esperienziale, dove ogni persona, ogni qualvolta arriva a prendere possesso, cioè a prendere fisicamente un oggetto, lo modifica con la sua impronta digitale. Per cui noi tutti segniamo il mondo che ci circonda prendendone possesso. E però c'era anche un altro discorso. Alla fine degli anni '80 subentrano tutta una serie di elementi di spersonalizzazione dell'individuo, quindi di massificazione. Io vado a ideare delle video installazioni, delle video sculture che partono proprio dal rilevamento dell'impronta. Poteva consentire all'individuo di riprendere possesso della propria identità. Attraverso la presa di coscienza della propria impronta si potesse prendere coscienza della propria identità. Un'identità però che non è solo individuale ma anche collettiva. Oggi siamo a Gattico per la parrocchia della città. Hai realizzato non solo uno ma bensì due sculture che parlano non solo della impronta e quindi dell'identità ma anche della collettività, quindi di un luogo e legato anche alla spiritualità della chiesa in cui è installata l'opera. Io credo che sia fondamentale per un artista essere inserito in una comunità. Credo che nel corso della mia vita abbia sempre prestato molta attenzione alla collettività a cui appartenevo, con tutta una serie di attività, per esempio quello di aver istituito una sala di pittura per i bambini del paese, al fine di far prendere loro coscienza delle loro capacità
capacità espressive e contemporaneamente di essere capaci di leggere il prodotto artistico realizzato da grandi maestri. E nello specifico al quale tu ti sei riferita, c'era un problema: costruire, pensare a una grande croce che venisse collocata all'interno della chiesa e che contemporaneamente riuscisse ad esprimere una testimonianza di una comunità. A questo scopo ho pensato di raccogliere le impronte dei fedeli e queste impronte via via si sono accumulate alla ricerca di un'impronta che contenesse queste discontinuità che avessero la forma di una croce. Non è stata una ricerca facile né breve, ma alla fine c'è stata questa signora anziana che aveva in un'impronta la bellezza di 3 croci e una di queste è stata elevata a simbolo dell'intera collettività. È stato un processo dove l'artista è diventato semplicemente il facitore di una volontà, di una comunità, e via via la comunità è stata resa partecipe attraverso la documentazione degli stati di avanzamento della realizzazione dell'opera, è riuscita poi ad essere innalzata e a diventare il simbolo dove tutta la comunità si è identificata. La ricerca dei materiali è un aspetto fondamentale per le tue opere. In questo lavoro della croce, qui a Gattico, si sta parlando quindi di una croce molto grande di stagno su piombo. Perché l'utilizzo di questi materiali e che importanza ha all'interno dei tuoi lavori e soprattutto all'interno quindi della mostra Casale Monferrato? Allora, lo stagno è un materiale che ho scoperto come necessario nel momento in cui ho utilizzato l'impronta digitale, perché ti dà quasi un'impressione tattile. Hai la sensazione quasi di poterlo modellare e plasmare. Infatti tutte le mie superfici stagnate hanno proprio questa irregolarità dovuta proprio a una specie di spalmatura, no? Inoltre questo era un aspetto di carattere fisico, c'è questo elemento straordinario che lo stagno, se colpito dalla luce, ti rimanda la luce, e io dico rilucere, no? Un materiale che in qualche modo è capace di testimoniare le varie fasi della luce del giorno e anche la temperatura della luce. Per cui lo stagno, quasi vivido al mattino, colpito dalla luce della sera, questo si accende, si scalda, si dora. In qualche modo sono riuscito a realizzare delle opere, quasi dei segnatempo, delle opere che si modificano, che risentono dell'ambiente in cui sono collocate. Che relazione c'è tra le opere nelle diverse sale? È un percorso legato non solo quindi alla parte iconografica delle opere, ma anche alla ricerca dei materiali. Tutto il primo piano del castello, o piano nobile, che è riservato alla mia mostra, è strutturato in modo diverso. I saloni d'onore e le sale limitrofe, dove ci sono presenti dei frammenti di altre epoche del castello. Tutta l'area sud è stata completamente rifatta. Nel concepire la mostra ho realizzato un insieme di opere specifiche che si relazionano con questi spazi, con queste presenze nobili. Per esempio, nella terza sala, dove sono presenti dei frammenti di affresco, ho pensato di collocare queste tempere brunite. Le tempere brunite sono delle tecniche pittoriche che risalgono appunto al Medioevo e che utilizzano, fra l'altro, la incorniciatura di cornici antiche, e c'è un rapporto storico nell'esecuzione sia del
delle cornici e sia delle tavole, che è molto vicino nella pratica. In questa sala, ricca appunto di questi frammenti cromatici, espongo 13 o 14 opere con le tempere brunite e con cornici di diverse epoche che vanno dal 600 fino all'800. Sono delle cornici come questa che abbiamo alle spalle, particolarmente nobili, tutte a foglia d'oro e che racchiudono e trattengono questi frammenti di geografie dell'io. Dato che hai parlato di questa relazione quindi tra storico e contemporaneo, percepisci le tue opere che comunque hanno uno stile quasi minimalista, quindi molto semplice, lineare e pulito, con un ambiente che invece ha una sua costruzione comunque medievale, storica, una sua storia e quindi anche esteticamente, visivamente lontano da quelle che possono essere, diciamo, l'immagine che le tue opere danno. Come vedi quindi la relazione tra questi due elementi? Questo gioco di contrasto si consuma già all'interno di ogni singola opera, in questo confronto fra la cornice, che è una cornice di 100, di 300 anni, e l'opera che è modernissima e, come hai detto, minimale, perché sono dei percorsi a basso rilievo dove ormai l'impronta è semplicemente un insieme di segni, perché l'impronta via via è stata ingrandita, deformata, trattata a computer, assume un andamento e un percorso che è stato studiato in funzione proprio di ogni singola cornice. Quindi ogni cornice determina poi l'andamento del contenuto della cornice. Per la prima volta si compie questa grande contraddizione dove la cornice non è solo un supporto, ma addirittura deve suggerire il tema sviluppato all'interno. Hai detto che c'è stata una svolta con l'arrivo quindi del digitale, dell'ingrandimento, quindi non è più andare ad analizzare l'impronta su carta o magari con una lente di ingrandimento, ma grazie quindi alla svolta tecnologica hai potuto avere ulteriori chiavi di lettura sull'immagine, quindi l'opera che ci fa da sfondo è un po' il punto di svolta di questo tuo percorso. In che modo quindi ha portato una novità nella tua ricerca artistica? Beh, ha portato una novità piuttosto grande perché un po' si è liberata da questo problema di avere semplicemente un elemento che viene ingrandito. È diventato l'impronta un pretesto per andare a inseguire nuovi segni, nuove disposizioni. Fra le altre cose mi verrebbe da precisare, tutte le mie opere nel corso degli anni hanno una forma di dinamismo. In quelle pittoriche dei primi 20 anni il dinamismo avveniva attraverso la variazione e la sfumatura del colore. In queste opere, compresa questa che abbiamo di dietro, il dinamismo è dato dalla conformazione del bassorilievo e, come avrai visto, permane questo stato di dubbio. Sono delle forme che si stanno contraendo o espandendo e mi piace molto questa indeterminazione perché in fondo è anche la nostra vita che non sappiamo mai definire quale sia il nostro percorso. Mi hai parlato della tua relazione dello studio, quindi delle opere di Calderara, che sono delle opere quindi pittoriche, con una forte relazione con il colore, che abbiamo visto nei tuoi lavori e anche nei lavori che sono esposti nella mostra. Tuttavia però non percepisco questo, diciamo, questa analisi stretta invece in queste opere che sono molto più quasi scultoree, metalliche, con utilizzi di materiali più industriali. Come mai? E si dà fondo agli studi scientifici che ho compiuto. Io mi sono laureato in chimica, per cui ho una conoscenza del trattamento dei materiali che è abbastanza approfondito. Il primo supporto che ho utilizzato è questo del Corten, a seconda se la scultura va ambientata all'interno o all'esterno, dove il Corten ha delle sfumature cromatiche dovute alla ruggine e alla calamina che va via via
arrugginendosi e assumendo dei cromatismi più o meno intensi. Quindi noi abbiamo fatto un percorso che è partito dal Corten, è passato all'uso del piombo ossidato per proprio togliere questa variazione cromatica del fondo, quindi delle opere molto più assolute, tutte incentrate sullo stagno. E l'ultima scommessa, che è molto bene rappresentata nella mostra, è nell'opera Geografia dell'Io, dove un insieme di reti vanno a comporre un grande quadrato e queste reti strutturano in modo diverso, talvolta sono rotolate, talvolta sono distese, come se fossero dei veri e propri fogli di carta. In fondo anche in quest'opera qui, se guardiamo, ha dei lembi sollevati, proprio per ricorrere all'idea di leggerezza, quindi c'è un rapporto con i materiali di dialogo e di confronto e di superamento della fisicità stessa dei materiali. Come per te la figura di Calderare ti ha portato comunque poi a tutte le opere che vediamo adesso e che poi ci sono anche nella mostra, come artista, ormai dopo un certo percorso ben sviluppato e dopo tanti anni, cosa ti sentiresti di consigliare o di dire comunque ai giovani che adesso stanno invece intraprendendo il loro percorso in questo mondo dell'arte contemporanea? E anche lì cosa significa quindi parlare di arte contemporanea oggi, soprattutto per un punto di vista di un ragazzo o una ragazza che decide quindi di studiare arte e poi successivamente di avere la sua professione in questo ambito? La cosa fondamentale è che un artista viva nel proprio tempo e si relazioni con la realtà che gli sta attorno, che sappia stabilire rapporti con gli altri e attraverso questo dialogo riuscirà sicuramente a individuare degli elementi critici ai quali l'artista deve dare delle risposte, porre in evidenza delle domande che il tempo ti pone. Per concludere la nostra chiacchierata di oggi, se potessi lasciare un segno all'interno quindi del mondo dell'arte contemporanea, che impronta lasceresti? Credo di avere negli ultimi 30 anni cercato di mettere in evidenza la necessità del singolo cittadino, uomo, essere umano, di cercare, trovare la propria identità, cercare di esprimerla nel modo più completo possibile. Ti ringraziamo Sergio per Figurati. questa intervista, è stato un piacere averti con noi e raccontare in anteprima la mostra che, ripeto, inaugurerà ad ottobre. Invito tutti quelli che ci stanno sentendo e ascoltando di seguirci per saperne di più su Sergio e soprattutto di venire a visitare la mostra per poter vedere dal vivo le tue opere. Certamente vi aspetto.